Qualche giorno fa mi è arrivato un pacco contenente questi. Questi due andranno a finire sulla Telecaster che vedete accanto a me, ma li vedremo un altro giorno perché prima devo fare qualche lavoretto su quella chitarra. Oggi invece andremo a vedere e sentire questo Tomb Raider Apex Classic. Per prima cosa vediamo cos'è questo Tomb Raider Apex Classic. È un pick-up single coil ma noiseless ed è il primo noiseless che ha prodotto la Tomb Raider. Negli ultimi mesi ne stanno uscendo diversi modelli e personalmente l'ho preso per montarlo su questa lap steel. Nella mia Stratocaster ho già dei noiseless che sono i Kingman, che però rispetto a questi Tomb Raider costano decisamente di più. Avevo in mente da tempo di fare questo upgrade su questa lap steel perché ovviamente lì c'è un single coil normale e ogni volta suonare è un po' problematico per via del rumore, appunto, e quindi spero di risolvere la cosa montando questo pick up e magari anche di migliorarne il suono, perché comunque questa è una lap steel della Harley Benton, c'è ancora il pick up originale sopra, quindi non penso che come qualità sia chissà che, e quindi ripongo tanta speranza in questo Tomb Raider. Ve lo faccio vedere anche da vicino perché devo dire che il pick up, nonostante sia relativamente economico, è costruito davvero molto bene. Ha, come vedete, tre fili, perché essendo un noiseless la massa e l'inizio della bobina sono appunto separati, anche se poi comunque nell'installazione vanno saldati assieme, però diciamo come costruzione è magari un po' più simile ad un humbucker che ad un single coil normale e per questo motivo abbiamo un filo della massa separato. Nella confezione, oltre al pick-up, trovate anche un set di viti alternativo con la testa svasata, il certificato di garanzia, vi danno 5 anni di garanzia, la guida all'installazione, quindi con il wiring, e dentro il pacco poi trovate anche un plettro marchiato Tomb Raider che può tornare sempre utile e un adesivo con il loro logo. Adesso per prima cosa registrerò qualche sample con questa lap steel così com'è prima della sostituzione del pick up, in modo che poi posso farvi sentire le differenze timbriche e anche di rumore ovviamente. Dopodiché smonterò quello vecchio, se ci riesco lo farò senza smontare le corde, così magari eliminiamo anche questa variabile. Dopodiché sentiremo appunto questo Tomb Raider come suona. Allora, per prima cosa vi faccio sentire il rumore col pick-up normale. Questo è il casino che fa. Vabbè, in realtà al momento sono vicino al computer, quindi è più del normale, infatti vedete che se lo allontano comunque diminuisce, però resta comunque inaccettabile per i miei gusti, anche perché quando suono a casa di solito sto in questa posizione perché sono davanti allo schermo del PC e diciamo mi serve qualcosa che sia un po' più silenzioso proprio in questa posizione. Vediamo cosa succede col Tomb Raider. Vi faccio risentire il rumore. Ed ecco il rumore invece col nuovo pick-up. Sentite le differenze? Beh, direi proprio di sì, considerando che ho lo stesso preset che stavo usando poco fa, quindi stessi identici livelli di gain, stessa posizione, credo all'incirca, tutto aperto sulla chitarra. Adesso, insomma, il disturbo si è ridotto notevolmente. Sentiamo come suona.
Allora, a sentirlo così credo che abbia delle alte un po' più dolci rispetto a quello che c'era prima. Sinceramente non so nemmeno di che tipo di pick-up si tratti, quello montato in origine su questa chitarra, dico, perché ho cercato le specifiche sul sito della Harley Benton e non fa cenno né al materiale dei magneti né alla resistenza del pick-up, anzi facciamo una cosa, la misuro adesso col tester ed è esattamente 5,72 kilo ohm. Quindi in realtà il vecchio pickup è leggermente più basso come resistenza, quindi significa che ha un output minore di questo ed è normale che sia più aperto sulle alte frequenze. Poi comunque trattandosi quello nuovo di un noiseless, in realtà non so se si può tradurre il valore di resistenza nel modo classico, visto che comunque c'è un'altra bobina. Comunque, fatto sta che la perdita di altissime frequenze si sente, ma devo dire che non è eccessiva e non dà, diciamo, quel senso di suono troppo cupo che spesso hanno alcuni pick-up noiseless. Comunque, facciamo adesso un vero e proprio confronto diretto col vecchio pick-up, così ci rendiamo conto meglio appunto delle differenze e vi faccio sentire anche la registrazione DI dell'una e dell'altra, dove penso si capirà ancora meglio. Allora, che ne pensate? Sentite differenze? Ovviamente con la lap steel non ci sono le stesse sensazioni che con una chitarra normale, dove magari riusciamo a capire meglio la sensibilità al tocco e via dicendo. Però quello che posso dirvi è che sentendo il suono mentre suono, le alte risultano sicuramente più dolci e meno fastidiose, devo dire. Allo stesso tempo, invece, le basse risultano più rotonde e definite rispetto al vecchio pick-up. Almeno queste sono le sensazioni che ho io a pelle. Non ho ancora ascoltato le registrazioni. Lo facciamo adesso assieme andando a sentire anche le tracce DI, così capiamo meglio e magari diamo un'occhiata anche con l'analizzatore di spettro per capire le reali differenze. Allora, queste due evidenziate sono le tracce DI. HB-DI e la Harley Benton, TR sta per Tomb Raider. Andiamo ad ascoltare entrambe. Tenete d'occhio qua il tasto solo per capire quale sta suonando fra le due. Iniziamo con la Harley Benton.
Allora, ascoltandolo così non mi sembrano così diverse poi. Harley Benton sì, c'ha delle altissime frequenze in più, ma sono frequenze che sono più fastidiose che altro, almeno in un contesto di una lap steel. Quello che vedo dalla traccia DI è che comunque stranamente, nonostante abbia una resistenza più bassa, l'Harley Benton ha un volume di uscita maggiore rispetto al Tomb Raider. Forse a questo punto magari cambia il tipo di magnete, insomma la lega usata, magari il Tomb Raider è al Nico 5, magari non lo so, l'Harley Benton potrebbe essere ceramico. Comunque al di là di quelle altissime frequenze, quello che sento è che il Tomb Raider ha un suono decisamente più bilanciato, e anche queste differenze di volume che vedete qua secondo me sono più che differenze di volume nel livello di uscita di una certa banda di frequenze rispetto ad altre, nel senso che magari la risposta in frequenza è meno omogenea rispetto al Tomb Raider. E me lo fa pensare anche il fatto che, nonostante abbia quelle altissime frequenze in più, in realtà il suono sembra quasi più cupo, perché probabilmente gli mancano un po' di frequenze sulle medio-alte. Comunque, sentiamo anche le tracce reampate, però senza base sotto. Vediamo se con l'amplificatore e con gli effetti si capisce qualcosa in più. Iniziamo sempre dall'Harley Benton. Sì, diciamo che confermo un po' le stesse impressioni di quanto detto poco fa. Non so, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se sentite le stesse differenze che sento io, oppure ne sentite altre o non ne sentite completamente, insomma, fatemi sapere. Allora, ho voluto fare anche quest'altra prova, ho preso un bel pezzetto di 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 entrambe e ho fatto analizzare lo spettro a questo plugin e come vedete la risposta in frequenza in realtà non è così diversa tra le due e mi fa piacere notare che comunque anche il Tomb Raider non ha alcuna perdita di alte frequenze, infatti addirittura ne ha un po' di più rispetto al pickup di Harley Benton. Quello che ho notato però riascoltando ancora una volta le tracce DI è che il vecchio pickup enfatizzava tantissimo alcune note, specialmente quelle sulle corde più basse, mentre sul Tomb Raider il volume delle corde sembra molto più bilanciato. Non so per quale motivo sia così, ma probabilmente le differenze che sentivo prima nello spettro in realtà non erano tanto nello spettro, ma piuttosto appunto nella sensibilità ad ogni corda. Non so se magari, essendo comunque un po' vecchiotto il pick-up, si erano smagnetizzati alcuni magneti, potrebbe essere. Comunque sta di fatto che col Tomb Raider questo problema non c'è e il volume di uscita di ogni singola corda è praticamente uguale. Quindi, insomma, che dire, sicuramente per me è stato un bel upgrade, sia in termini di suono, perché suona davvero molto bene questo pickup, come dicevo anche molto bilanciato come livello di uscita tra le diverse corde, le alte, nonostante comunque non ci siano grosse differenze nella risposta in frequenza con un single coil normale, risultano molto più dolci rispetto al vecchio pickup scrauso che avevo sulla chitarra, e soprattutto
soprattutto è stato un grosso upgrade lato rumore, perché adesso davvero posso usare la chitarra anche vicinissima al computer e i disturbi sono minimi e si riescono ad eliminare facilmente con un noise gate molto gentile. Sarei curioso di provare questo pickup anche su una chitarra normale, non su una lap steel, per capire se è valido anche a livello di feel. Come dicevo appunto nella mia Stratocaster c'ho un set di Keenman comprati però ormai quasi 10 anni fa, quando ancora i prezzi erano accessibili. Adesso è diventato davvero improponibile acquistarli, perché un set di 3 single coil per una Stratocaster ho visto poco fa costa $460, a cui poi vanno aggiunti IVA, dazi doganali. Sostanzialmente si parla di circa 500 euro per avere appunto 3 pick-up. Questi Tomb Raider, un set completo, invece viene circa 150 euro, quindi praticamente costano un terzo. E sì, magari non suoneranno benissimo come i miei Keenman, però considerando la differenza di prezzo e da quello comunque che ho sentito dalla Lapsteel, secondo me può valere la pena provarli, perché se suonano bene come sembrano, devo dire che a sto giro Tomb Raider ha fatto davvero centro. Tra l'altro, prima di montare questi Keenman sulla Strato avevo proprio un set di Tomb Raider Classic Blues e anche quelli suonano benissimo e non li avrei mai cambiati se non fosse per il fatto che volevo passare ai noiseless. E fossero stati disponibili 10 anni fa questi della Tomb Raider, probabilmente i Kingman non li avrei mai comprati. Comunque, fatemi sapere se anche voi riuscite a provare questi pick-up, come vi ci trovate, cosa ne pensate. Prossimamente andremo a provare anche questi altri due che sono pick-up classici, sono due humbucker in stile puff. E quindi vi do appuntamento appunto a questo prossimo video e ci vediamo presto. Ciao!